Buondì, oggi volevo proseguire la discussione a proposito delle ultra wideband. Se ancora non l'avete fatto, andate a rivedere il video precedente dove vengono spiegate le basi delle ultra wideband e il dispositivo che abbiamo utilizzato. Comunque sia, in definitiva, le ultra wideband, ricordo che è un sistema di misurazione delle distanze all'interno di spazi chiusi. Rispetto agli altri protocolli si basa sul time of flight e è abbastanza preciso, utile nella realizzazione di sistemi di triangolazione e posizionamento assoluto all'interno di luoghi chiusi. Ma oggi ci focalizzeremo su quella che viene definita l'architettura standard. Dal mio punto di vista è abbastanza farraginosa, ma c'è una motivazione per questo. Diciamo che In un sistema complesso e distribuito potrebbe essere la soluzione migliore, ma questo non è sempre vero. Andate a vedere direttamente lo schema pre-anchor per fare la triangolazione verso un tag. L'ultra wideband, in pratica l'anchor, invia un messaggio al tag chiedendo la distanza. Il tag risponde con la sua distanza. I tre anchor devono essere sincronizzati, devono inviare una richiesta al tag, il tag deve rispondere a tutti e tre, i dati dei tre anchor devono essere centralizzati in qualche maniera. Io qui ho utilizzato l'MQTT perché è un protocollo abbastanza standard. Il server poi recupera tutti i calcoli di cui necessita per ottenere questa triangolazione, controlla le tre distanze e poi va a calcolare la posizione. Qual è il problema, di questa architettura? Che in una soluzione, che non richiede un'infrastruttura su larga scala, è veramente scomoda perché serve un RabbitMQ piuttosto che un qualsiasi altro accentratore di messaggi, sincronizzare i tre anchor, elaborare in un'unità centrale per poi informare qualcuno della posizione di questo tag. Se è il dispositivo che trasporta il tag a richiedere questa informazione, ci sarebbe un'ulteriore freccia che passa sempre magari dal RabbitMQ, che prende i tre valori già triangolati e li passa al dispositivo contenitore del tag. È abbastanza scomodo. Questo forse è più adeguato per soluzioni che immaginate la fabbrica di Amazon con tutti i suoi robottini che girano e spostano i pacchi, avere nell'unità centrale la posizione di tutti questi robottini e istradarli alla maniera giusta per evitare collisioni, per ottimizzare il passaggio, per non intasare le corsie, è sicuramente una buona soluzione, forse la soluzione migliore. In altri casi potrebbe essere un po' scomodo, ma questo lo vedremo quando andremo a vedere, l'architettura inversa. ora andiamo a vedere più nel dettaglio il codice. In pratica i componenti più o meno li abbiamo già visti: il famoso master anchor, lo slave, il tag, il RabbitMQ da accentratore e l'unità centrale vera e propria che si occupa dei calcoli. Potremmo anche rimuoverlo in master, visto che c'è un'unità centrale si potrebbe occupare l'unità centrale stessa del sincronismo dei vari tag. In questo caso l'ho messo perché viene preso sempre come esempio. Adesso andando a prendere i vari spezzoni di codice li andiamo a mettere nel nostro IDE. Nel mio caso utilizzo il C-Lion di JetBrains perché dal mio punto di vista è il migliore fra performance e funzionalità, integrato platform naturalmente. In alternativa di solito utilizzo lo Slower. Poi prendiamo lo Slave Anchor, quello per Arduino Mega, collegato tramite un partitore di tensione. Lo andiamo a mettere. Allora, qui poi bisognerà andare a fare tutta quanta la configurazione. Ora potete inserire lo user, la password, l'IP direttamente sullo sketch, oppure dal mio punto di vista rimane molto più comodo creare un file centralizzato con tutte quante le chiavi di accesso, utenti, IP, metterlo alla radice di tutto quanto il progetto e poi far riferimento sempre a quello, in maniera tale che impostandolo una volta sola poi mi ritrovo tutte le credenziali per tutti quanti i dispositivi. Io poi utilizzo magari una configurazione anche un po' particolare di platform su C-Lion, nel senso che tutti e quattro i dispositivi rimangono all'interno dello stesso progetto e switcho la profilazione dell'upload in base al dispositivo che sto andando a gestire. Bene, ora andiamo a fare l'upload, attivo l'USB soltanto per il Mega così non sbaglio la porta e proseguiamo con la procedura di upload selezionando il profilo corretto e facendo l'upload vero e proprio. Ok, l'upload è andato a buon fine, ora inizializza l'Ethernet e tenta la connessione verso il server MQTT. Naturalmente non funziona perché non ho ancora creato il server MQTT. Per fare questa operazione ho messo sul sito un Docker Compose. Voi installando Docker e lanciando un Docker Compose app
di questo file vi ritrovate il RabbitMQ con il plugin MQTT e le password che io ho impostato sullo sketch. Prestate attenzione al DP del server che è stato messo sullo sketch, deve coincidere con quello di dove è installati il server RabbitMQ. Quello che vedete è il log di RabbitMQ che è partito e ha accettato la connessione dell'Anchor. A sua volta l'Anchor a questo punto risulterà connesso verso il RabbitMQ allo specifico topic. A questo punto possiamo andare a vedere sulla console web di RabbitMQ che cosa è successo, sempre con le solite credenziali fornite sul Docker Compose ma anche sullo sketch, e risulta connesso il nostro Anchor. A questo punto possiamo procedere in maniera più spedita con tutti quanti gli altri componenti, partendo da un altro Anchor, questa volta formato da un ESP32 e Wi-Fi. Lo andiamo a caricare alla stessa maniera dell'Arduino Mega. All'interno dello sketch trovate comunque sia tutti quanti le vari profili di configurazione per l'SP32, l'SP32C3 e l'Arduino Mega. Seguendo quello che è il wiring, le connessioni che trovate sul sito, le configurazioni sono già inserite all'interno dei vari sketch. Come vediamo anche su Rabbit è apparso anche il secondo slave. A questo punto dobbiamo procedere con il caricamento dello sketch per il master. Anche in questo caso troviamo tutto quanto lo sketch sul sito, prendiamo lo sketch, lo copiamo e lo andiamo ad incollare sul dispositivo che abbiamo scelto. Anche per il master ci sono tutti quanti i vari parametri di configurazione, in più c'è anche il polling intervallo in millisecondi. Come vi dicevo, per il master ho deciso di utilizzare comunque sia un Anchor, ma in realtà poteva essere tutto quanto sincronizzato direttamente dall'unità centrale. Ok, al caricamento del master a questo punto succederà qualcosa di diverso, perché ecco va a fare il polling di tutti quanti gli Anchor e gli avvisa di andare a fare il polling verso il tag T1. Quello che succede su RabbitMQ è che alla coda dell'instance arriveranno i messaggi di tutti e tre gli Anchor. Nel momento in cui vengono sincronizzati, tutti e tre fanno la richiesta verso il tag, ricevono la risposta del tag e la inviano alla coda di RabbitMQ. A questo punto, andandola a interrogare, vediamo la pull request, magari cambiamo colore così riusciamo a comprendere meglio quali sono i messaggi di chi. Ecco, partita la pull. Su questo topic vedremo tutte quante le pull che il master invia a RabbitMQ ogni 5 secondi come abbiamo configurato noi. Alla stessa maniera, se noi andiamo a sottoscrivere il trilateration distance, cambiamo sempre colore in maniera tale che siano distinguibili, nonostante che arrivino i messaggi di pull e di conseguenza gli Anchor si scatenano e fanno richiesta al tag, non succede nulla, per il semplice motivo che ancora non abbiamo configurato il tag. Perciò alla stessa maniera di tutti quanti gli altri andiamo a recuperare il codice sorgente del tag, che è il più semplice di tutti perché in realtà la risposta in distance è implicita all'interno dell'hardware. Di conseguenza quello che io ho messo, quella callback che io ho messo non sarebbe neanche necessaria. Diciamo può essere utile se si vuole avere un log dell'handshake che sta avvenendo. Inoltre è possibile anche arricchirla con dei messaggi, dei payload eccetera, però a noi non interessa in realtà. Ok, è partito anche il tag. A questo punto ci sono tutti quanti gli attori per effettuare la triangolazione. Ecco infatti che viene visualizzato sulla serial il fatto che è stato pushato e pubblicato su RabbitMQ tutti quanti i dati di distanza recuperati dagli Anchor. Di conseguenza ora per ogni poll che avverrà verranno inviate le 3 distanze. Ora per semplificare un po' la visualizzazione rimetto il topic delle distanze di un altro colore. Ok, ora quando arriva la poll, ecco i 3 messaggi con le 3 distanze. Queste 3 distanze sono sufficienti per il calcolo della triangolazione e possiamo vedere sugli serial le varie distanze vengono tutte quante centralizzate. Bene, a questo punto c'è rimasta soltanto una cosa da fare. Abbiamo tutte quante le informazioni all'interno della coda del RabbitMQ. Avendo le distanze, sapendo la posizione dei vari tag e posizionandoli agli angoli della stanza con un client qualsiasi, quello che sullo schema è identificato come control unit, possiamo andare a gestire e a vedere la triangolazione. Sul sito possiamo andare a recuperare lo script Python
che è un semplice client che mostra la posizione all'interno di una stanza. Ecco, qui trovate i requirement, ora li possiamo prendere e generare il file. Comunque sul sito trovate tutte quante le informazioni per configurare il vostro environment e avviare l'applicativo. Innanzitutto la generazione dell'environment con il comando Python setupenv va a creare il virtual environment e così via. In realtà ci sono altri sistemi per raggiungere lo stesso obiettivo, però diciamo questo è uno script che fa tutto quanto e con un unico comando. Chi è esperto può anche evitare di utilizzarlo naturalmente. Ecco, ora installa tutte quante le dipendenze, completata l'installazione delle dipendenze, lanciate il comando per attivare l'environment. In pratica è come una sandbox con all'interno tutte quante le dipendenze che voi avete installato e andate a lanciare quella che è la vera e propria dashboard. Di base si connette subito ai vari anchor, naturalmente va configurata anche in questo caso. Ecco, qui si vede la triangolazione, i cerchi rappresentano la distanza e la X è l'incrocio delle tre distanze. Ci sono alcuni semplicissimi comandi che è l'invio di un pool direttamente da questo programma e non più dal master, dal microcontrollore master, e a questo punto ogni volta che lo lanciate o attivate l'autopool lui invia e riceve la triangolazione dei tre dispositivi. Ora mi alzo un attimo, mi sposto all'interno della stanza e vedrete, speriamo, che il punto si sposta come io mi sto spostando all'interno della stanza. Ecco, ora ritorno alla postazione e viene riposizionato sulla triangolazione dei tre anchor. Ok, siamo arrivati in fondo. Abbiamo visto tutta quella che è un'infrastruttura di base di un sistema wideband per la triangolazione di elementi all'interno di una stanza. Questo tipo di architettura secondo me è un po' over-ingegnerizzata per la maggior parte delle casistiche, più adatta per sistemi in cui ci sono più elementi all'interno di una stanza da coordinare e allora senza avere una unità centrale che si occupa delle triangolazioni di tutti quanti gli elementi, ma per operazioni di base come il posizionamento all'interno di una stanza di un device che contiene a sua volta il tag o l'anchor che sia, si può ottenere lo stesso risultato con un'infrastruttura più semplice, ma magari la vedremo nel prossimo video. Per ora ciao a tutti e alla prossima!